amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, ben ritrovati in un secondo appuntamento settimanale. Io sono Simona, per chi ancora non mi conosce, benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi vediamo come realizzare la borsa Adelia, ma avete visto quanto è imponente e direi anche elegante. Questo grazie al cordoncino utilizzato. Eh sì, anche questa volta ho scelto di utilizzare il cordoncino da 6 mm in The Big. Se vi ricordate, qualche mese fa ho realizzato la borsa Livia, sempre con lo stesso cordoncino, e ha fatto un gran successo. Si tratta di una grandissima novità di Borgo dei Pazzi Firenze, che tra l'altro si sta espandendo in tutto il territorio italiano. Eh sì, perché troverete questo cordoncino in esclusiva presso 6 rivenditori italiani. Fra poco vi indicherò sia gli shop che le località. Intanto vediamo più da vicino le caratteristiche di questo bellissimo cordoncino. Dunque, stiamo parlando di un 100% polipropilene da 6 mm made in Italy. Ogni rocca è costituita da 500 grammi e più o meno vi sono 165 metri di cordoncino stesso. Uncinetti consigliati il numero 8 ed il numero 9, tant'è che io li ho utilizzati entrambi. Poi nello specifico ho utilizzato due tonalità, questa bellissima variante Bordeaux e questa bellissima variante Beige. In totale per la realizzazione del progetto ho utilizzato 800 grammi di cordoncino. Eh sì, perché ho realizzato anche il fondo stesso ovale perfetto all'uncinetto. E non solo, vedremo un punto di lavorazione semplice ma straordinario, ve ne innamorerete, e in più realizzeremo all'uncinetto anche i manici, quindi io direi ancora una volta top. Dunque, ritornando al cordoncino, vi dicevo che potete reperire il materiale presso dei rivenditori italiani. Poi prossimamente sarà disponibile anche sullo shop borgodepazzi.com. Intanto potete acquistarlo presso il negozio di Ferrara che si chiama Lanafè, potete acquistarlo in maniera fisica e online presso Edila Acilia Crea, negozio di Acilia a Roma, fisico e online, presso Eccetera Merceria, negozio di Cecina, provincia di Livorno, solo fisico, presso Raggomitolando, negozio fisico e online di Torino, presso Arcobaleno Lane di Udine, solo fisico, infine presso Arcobaleno di Cinzia Coppo, Nervi, Genova, negozio solo fisico. Quindi amici, amiche di Ferrara, di Acilia, di Livorno, di Torino, di Udine e di Genova, potete anche reperire fisicamente il cordoncino in The Big. Trovo questa idea fantastica. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi delle mercerie citate sotto il video nel box informazioni, vi lascerò i loro contatti, i loro siti internet, così per qualsiasi dubbio o informazione potete benissimo contattarli. A questo punto passerei direttamente al tutorial di oggi, grazie per l'ascolto, sigla! Amiche ed amici, inizieremo con la costruzione della nostra borsa partendo esattamente dal fondo ovale perfetto, che misura circa 28 cm x 13 cm di profondità. Non male, verrà una grande borsa, ma già lo avete visto in anteprima. Basta che seguiate passo passo tutte le istruzioni che vi darò a voce e che vi scriverò qui sullo schermo, e anche voi realizzerete questo fondo ovale perfetto in pochissimo tempo. Inizio con In The Big in questa bellissima variante Bordeaux e per adesso con l'uncinetto numero 9 per avere delle catenelle abbastanza larghe. Faccio un cappio e avvio esattamente 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ª ed ultima. A partire dalla seconda andrò a lavorare un punto basso, ma anziché lavorare nella metà catenella, siete liberi di lavorare lì, io andrò a lavorare in tutte le maglie che ho dietro al solito mio, esattamente in questi punti, vedete qui.
Giro leggermente la mia catenella, entro nel primo e faccio il primo punto basso di 13. 1, 2, 3, 4, 5, tredicesimo ed ultimo punto. Eccolo qui. Sempre nello stesso aggiungo altri 2 punti bassi per formare la prima estremità. Entro sempre nello stesso punto e faccio un secondo punto basso e sempre nello stesso un terzo ed ultimo punto basso. Poi vado a lavorare i 12 punti bassi . 1, 2, 3, 4, 5, ok, 11° punto, il penultimo. Nel 12° aggiungiamo 2 punti bassi, l'aumento, per andare a formare la seconda estremità, quindi la seconda zona più curva, quindi 1 e 2. Insieme al primo abbiamo un totale di 3 punti proprio come all'inizio. Iniziamo il secondo giro. Cambio il numero di uncinetto e passo all'8 perché andrò a lavorare al centro di ciascun punto basso sottostante. Nel primissimo punto, sempre al centro, vado a lavorare 2 punti bassi. 1 e 2. Con il marker vado a segnare il primo punto, in questo modo so che ho iniziato il giro proprio da qui. Dopodiché vado a lavorare un punto in ciascun punto nei prossimi 11 punti. 1, 2, 3, 11° ed ultimo punto. Quando mi ritrovo sulla zona più curva vado a lavorare un aumento in ciascun punto dei 3, sempre al centro. 1, 2, punto successivo al centro, 3, 4, ultimo punto sempre al centro, 5 e 6. Proprio come abbiamo fatto prima andiamo a lavorare gli 11 punti. 1, 2, 3, 11° ed ultimo punto prima della seconda estremità. Ci rimangono 1 e 2 punti. Ripetiamo l'aumento in ciascun punto. Vado sempre al centro. Non vi preoccupate, questi primi punti sono sempre più stretti. Uno e 2. Magari direte, nella prima estremità hai fatto 3 aumenti, quindi ti ritrovi 6 punti. 2, 4, 6 ed è vero, abbiamo 6 punti anche qui, 2, 4 e 6. Questi 2 punti equivalgono al primo aumento fatto ad inizio giro. Ora iniziamo con il terzo giro. Tolgo il marker e facciamo l'aumento. Entro sempre al centro, ecco qui, prendo il cordoncino e faccio un primo punto ed un secondo, sempre nello stesso. Ok,
segno il primo punto. Poi lavoriamo un punto in ciascun punto nei prossimi 12 punti. 1, 2, 3, 12° ed ultimo punto. Ci ritroviamo nella prima estremità, 2, 4, 6, proprio dove abbiamo fatto gli aumenti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare un aumento più un punto basso nel punto successivo per ben 3 volte. Entro nel primo punto e faccio il primo punto ed il secondo nello stesso. Bene. Nel punto successivo al centro lavoro un punto basso e ripeterò la stessa sequenza negli altri punti che mi rimangono, sono 4. Nel primo facciamo l'aumento, 1, 2, nel secondo un punto basso. Nel primo facciamo l'aumento, 1, 2 e nel secondo un punto basso. Ora lavoriamo i prossimi 11 punti bassi, 1, 2, 3, 11° punto, abbiamo 4 punti, ripetiamo la sequenza di prima. Nel primo lavoriamo un aumento, 1, 2, nel secondo un punto basso, 1, nel primo un aumento, 1 e 2, nel secondo un punto basso. Qui lo abbiamo ripetuto per 2 volte, più l'aumento e il primo punto basso iniziale abbiamo ripetuto per ben 3 volte. Iniziamo il quarto giro. Questa volta andiamo a lavorare innanzitutto i primi 2 punti bassi consecutivi e poi l'aumento. Nel primo lavoriamo un punto basso, nel secondo un punto basso e nel terzo l'aumento. 1 e 2. Procediamo lavorando gli 11 punti che, come notate, sono sempre una costante. 1, 2, 11° punto e qui andiamo a ripetere 2 punti consecutivi più l'aumento. Entro nel primo, 1, 2, aumento. Poi 1, 2 è l'aumento, 2 nello stesso, 2 punti consecutivi, 1, 2 e poi l'aumento. 1, 2. Lavoriamo 11 punti. 1, 11° ed ultimo punto. E adesso ripetiamo 2 punti bassi consecutivi e poi l'aumento per ben 2 volte. 1, 2
aumento. E di nuovo 1, 2, aumento, più la sequenza fatta all'inizio, l'abbiamo ripetuta anche qui per un totale di 3 volte. Lavoriamo il quinto giro, stavolta iniziamo subito con l'aumento, un punto nel primo e un secondo nello stesso. Ok, vado a marcare sempre il primo punto, stavolta lavoriamo 3 punti bassi consecutivi e questa sarà la sequenza da ripetere sulle 2 estremità, quindi un aumento più 3 punti. 2 e 3. Continuiamo per 11 punti. 1, 2, 11° punto, aumento, più 3 punti bassi consecutivi e lo ripetiamo per ben 3 volte. 1, 2, 3. Riprendiamo con gli 11 punti, 11° punto basso e riprendiamo la sequenza di prima. Nel primo punto un aumento, nei prossimi 3 un punto basso, allora per adesso siamo a 25,5 per 10,5. Io farei un sesto ed ultimo giro e poi iniziamo il corpo della borsa. Tolgo il marcapunti, questa volta vado a lavorare 4 punti consecutivi e poi l'aumento. E poi riprendiamo la sequenza degli 11 punti costanti. 11° ed ultimo punto e poi lavoriamo 4 punti bassi e l'aumento per ben 3 volte. Io direi di fare una cosa, tanto già abbiamo capito il meccanismo, no? Ripetiamo 4 punti bassi ed un aumento per altre 2 volte, poi lavoriamo 11 punti bassi e di nuovo 4 e un aumento per 2 volte, ci vediamo alla fine, così vediamo come concludere in maniera invisibile. Bene, sesto giro terminato, abbiamo un bel fondovale bello grande, siamo a 27-28 cm circa per una profondità di 12-13 cm circa, non male, viene una bella grande borsa. Adesso, come vi dicevo prima, vi mostro come chiudere in maniera invisibile per iniziare poi il primissimo giro che ci distaccherà appunto dal fondo e inizieremo il corpo borsa. Il marcapunti lo possiamo pure togliere. Seguitemi attentamente, qui abbiamo il primo punto, noi entriamo nel secondo punto da dietro e andiamo a sostituire praticamente l'asola del primo punto basso. Prendiamo l'asola e la portiamo all'interno, così. Poi ci inseriamo, guardate, nella metà asola dell'ultimo punto, così, e nell'asola dietro del punto stesso, così.
Portiamo il cappio sull'uncinetto e tiriamo il filo di lavorazione, così stringiamo. Lo riprendiamo, lo portiamo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso queste 3 asole che abbiamo, in questo modo. Ecco qui. Quindi iniziamo con una catenella. Generalmente quando ci si deve staccare dalla base si va a lavorare un punto basso in costa dietro ed è quello che adesso noi faremo, lavorando un punto in ciascun punto, però nello stesso punto io lavorerò anche la maglia che sta dietro, esattamente questa. Tutte queste maglie dietro, prenderò la metasola più questa, metasola più questa, metasola più questa. Vedrete come la lavorazione e il corpo della borsa cresceranno in maniera pulita e compatta. Fatto il primo punto, non scordiamoci a lavorare il punto che abbiamo sostituito con l'asola. Entriamo qui e prendiamo queste 2 asole. Il punto vedrete che sarà stretto, ma non preoccupatevi, anche qui durante il primissimo giro è normale, quindi faccio un po' di pressione ed entro. Tra l'altro il cordoncino, seppur da 6 mm, risulta molto morbido, quindi lo prendiamo, lo tiriamo. Metasola, metasola, prendo il filo e chiudo. E abbiamo 2 punti bassi più la catenella iniziale che diverrà un punto basso a fine giro, così non abbiamo l'asola antiestetica di chiusura. Per cui dobbiamo lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, niente di più, niente di meno anche per questo progetto. Ultimo punto basso e adesso possiamo chiudere il giro, quindi andiamo a realizzare l'asola alla catenella iniziale. Entriamo da dietro, portiamo al solito l'asola verso l'interno, così, poi puntiamo l'uncinetto al centro della catenella sottostante ed entriamo. Inseriamo l'asola, chiuderò sempre in questo modo, quindi bisogna ripetere questo passaggio ad ogni giro. E non solo questo, nel frattempo sto tirando il filo, il cordoncino di lavorazione, cambio subito il colore, quindi passo alla colorazione beige, sempre di In Da Big, quindi facciamo un cappio, ok, così, faccio passare il cappio attraverso tutte queste asole che mi ritrovo sull'uncinetto, in questo modo, ed inizio sempre con una catenella. Dopodiché iniziamo col punto di lavorazione, entriamo nel punto successivo sempre al centro, prendiamo il cordoncino e lavoriamo un secondo punto basso. Poi ritorniamo con l'uncinetto e entriamo nella primissima catenella, in questo modo, e prendiamo il cordoncino, lo tiriamo fuori. Entriamo nel terzo punto, sempre al centro, prendiamo il cordoncino che facciamo passare attraverso la prima asola. Abbiamo 2 asole, riprendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. E questa sarà la trama. Ho scelto di utilizzare questo punto di lavorazione perché è proprio l'In Da Big ad esaltarne le caratteristiche. Rivediamo, andiamo nel punto successivo al centro e lavoriamo un primo punto basso. Entriamo nel secondo, sempre al centro, e lavoriamo un secondo punto basso. Ritorniamo indietro, sempre al centro, prendiamo il cordoncino di lavorazione e andiamo fuori. Dopodiché entriamo nel terzo punto, sempre al centro, prendiamo il cordoncino che facciamo passare attraverso la prima asola, poi ne rimangono 2, chiudiamo tutto e voilà! Avete visto effetto? Rivediamolo. Primo punto, un punto basso. Secondo punto, un punto basso. Ritorniamo indietro,
e prendiamo il filo, così, guardate, si allunga la maglia, poi entriamo nel punto successivo, nel terzo, prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso la seconda asola e poi le due asole sull'uncinetto le chiudiamo insieme. Molto molto bello, questo cordino è fantastico. Come vi dicevo, ho scelto di lavorare questo punto perché il cordino si presta benissimo. Un qualsiasi altro filato, cordoncino tipo amore macramè o anche linda normale non potrebbe mai garantirci questo bellissimo effetto, appunto perché in Da Big è un cordoncino da 6 mm, come sappiamo, tubolare ma piatto, quindi dobbiamo praticamente continuare così per tutto il giro, ripetendo sempre la stessa sequenza di punti, 2 punti bassi consecutivi, poi si ritorna indietro nel primo, si prende il cordoncino, poi entriamo nel terzo punto che chiude la prima asola e poi le due asole sull'uncinetto le chiudiamo dopo. Ok, ho completato l'ultimo punto, dunque ci rimane un punto basso. Non ho calcolato il multiplo, ad ogni modo non avrei potuto togliere un punto, no? Però non fa nulla, noi andiamo a chiudere il giro e vedrete che questo punto basso che ci rimane non si noterà. Ho già fatto una prova, quindi non ne teniamo conto. Entro da dietro nel primo punto basso, qui abbiamo la catenella, e andiamo a formare l'asola, stesso procedimento di poco fa, e stringiamo bene. Poi entriamo al centro della catenella, inseriamo il cappio e tiriamo il filo di lavorazione un po', rimettiamolo, tiriamo un po'. Ok, bello stretto così. La rocca in beige la possiamo togliere al momento, l'ho messa alla mia destra, alla mia sinistra ho quella bordeaux perché adesso andrò a cambiare il colore, quindi prendiamo il bordeaux, facciamo passare il cordoncino attraverso l'asola proprio come poco fa e sbuchiamo fuori dalla catenella, avete visto? E iniziamo sempre con una catenella. Fatto il primo punto, andiamo a lavorare il secondo punto sempre al centro. Guardate, sono al centro, prendo il cordoncino e faccio un punto basso. Poi ritorno indietro nel primo punto, prendo il cordoncino, stessa operazione di prima. Entro nel terzo punto, prendo il cordoncino con cui chiudo la prima asola, me ne rimangono 2, riprendo e chiudo. È molto facile, si tratta di lavorare punti bassi. Guardate, bellissimo effetto con 2 colori, spettacolare. Rivediamo il punto. Primo punto, entriamo al centro e prendiamo il cordoncino. Primo punto basso. Secondo punto, entriamo al centro. Avete visto che adesso riusciamo ad entrare al centro del punto basso sottostante in maniera tranquilla? Sono sempre i primi punti un po' più strettini, ma ci sta. Se comunque voi riuscite a regolare la tensione della vostra mano e a lavorare i primi passaggi in maniera morbida, vedrete che negli step successivi il lavoro sarà tutto in discesa. Comunque, fatti 2 punti, entriamo nel primo e prendo il cordoncino. Entro nel secondo e prendo il cordoncino, chiudo la prima asola e le altre 2 le chiudo insieme. Guardate come anche si alza in fretta il nostro lavoro, con soli 3 giri, considerando il primissimo punto basso in costa, siamo a 5 cm. Finiremo in fretta questo progetto, che tra l'altro vi ricordo essere grande, guardate, bella base. Poi molto sostenuto, questo significa che non andremo ad irrigidire perché guardate, non è necessario. Ottimo cordoncino in sostituzione della fettuccia che risulta un po' pesante per le borse. Questo filato è davvero top, ve lo straconsiglio, ve l'ho consigliato anche quando ho realizzato la borsa Livia, quando ho fatto il primo prototipo con il cordoncino in beige. Questo cordoncino a mio parere è top
top per vari motivi. Intanto è morbido e scorrevole durante la lavorazione, ma nello stesso tempo risulta rigido. Ottimo per accessori borse o accessori casalinghi, si possono realizzare anche grandi cesti o tanti altri oggetti per casa. Allora, siamo al secondo giro con questo punto bellissimo di lavorazione. Dobbiamo continuare per il numero di giri che vi scrivo qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Io continuerò alternando i due colori, ripetendo sempre la stessa sequenza di punti. Ovviamente a fine di questo secondo giro non vi ritroverete il punto in più se avete seguito lo stesso schema mio, perché già lo abbiamo eliminato e come notate non si vede nulla. Ho concluso gli altri 16 giri per un totale di 18 giri più il primissimo in costa sono 19 giri. Sono arrivata così a 23 cm di altezza. Qui ho lavorato l'ultimo punto, la catenella, vado a chiudere il giro e continuerò col bordeaux. Faccio sempre una catenella, volendo il filo in beige lo posso pure staccare. Questo è ciò che mi rimane della rocca da 500 grammi, per cui un bel po' di materiale va via. Questo per dirvi cosa, che se decidete di andarla a realizzare monocolore, sempre due rocche vi occorreranno. Questo cordoncino lo vado a nascondere nel frattempo che lavoro i punti bassi semplici. Vado a lavorare semplicemente un punto basso al centro di ciascun punto sottostante. Bene, ho terminato il giro, faccio la catenella per iniziare il secondo giro a punto maglia. Nello stesso tempo ho già segnato dei punti col marker per andare a realizzare una catenella che fungerà da manico. Ho preso esattamente queste misure, ho misurato la larghezza della borsa, siamo a 30 cm. Qui appunto il marker in rosa mi indica il centro esatto, 15 cm. Il primo marker l'ho segnato a 9 cm e l'altro l'ho segnato a 21 cm esattamente, sì. Prese tutte le misure utili, posso andare a realizzare i miei manici. Intanto vado a lavorare un punto in ciascun punto fino ad arrivare al marker. Vado a lavorare anche il sesto. Dunque, intanto faccio una serie di catenelle e le faccio con l'uncinetto numero 9 più grande, così poi posso entrare nella maglia dietro della catenella. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ho fatto esattamente 20 catenelle. Tolgo il marcapunti e vado a lavorare un punto maglia sempre al centro del punto sottostante. Poi continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante sempre al centro e quando arrivo esattamente all'altro marcapunti andrò a ripetere lo stesso lavoro. Farò un punto basso, 20 catenelle, un punto basso, poi proseguirò fino a terminare questo secondo giro. Quindi catenelle, inizio il terzo giro. Nel frattempo sono passata all'uncinetto numero 8. Intanto vado a lavorare un punto maglia in ciascun punto finché non arrivo alle catenelle. Bisogna lavorare un punto basso in ciascuna catenella, quindi entrare qui e lavorare il punto basso. Io, come ho fatto all'inizio, lo vado a lavorare nella maglia dietro, esattamente qui. Ci vuole un po' di pazienza per questa operazione, ma vi garantisco che il risultato è migliore. Piano piano vado a lavorarmi le 20 catenelle. Ultima catenella e
poi vado a lavorare il punto maglia, proprio quello che ho alla base. Ecco qua. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Un bel manico. Ovviamente questo è il primo giro, andremo a rinforzarlo per un ulteriore giro e credo anche per un terzo, per andare a rifinire più che altro. Per cui dobbiamo ripetere anche qui lo stesso lavoro dall'altra parte. Andremo a lavorare un punto maglia in ciascun punto e un punto basso in ciascuna catenella e andiamo a chiudere il giro. Amiche ed amici, mi sono portata avanti, ho chiuso il giro e ho lavorato i primi punti che avevo. Mi ritrovo già sul manico. Anche sul manico andrò a lavorare un punto maglia. Questo significa che entrerò al centro di ciascun punto basso e andrò a lavorare un punto basso. Anche qui ripeto, potete anche lavorare dei punti bassi semplicissimi andando a lavorarlo qui, entrando nell'asola, ma il risultato sarà molto più bello, più pulito con questa lavorazione. Io chiaramente vi do consigli, suggerimenti, poi siete liberi di eseguire la lavorazione che più vi piace, che più vi fa comodo, ecco. Io direi che possiamo continuare da soli in questo modo fino a terminare questo quarto giro. Ci vediamo per il quinto perché voglio mostrarvi come andrò a definire il tutto. Amiche ed amici, e voilà, il progetto è pronto, questo qui è il risultato. Lo so, vi avevo lasciato mentre andavo a lavorare sia i primi 2 giri del bordo della borsa, sia i 2 giri del manico nella variante beige. Poi non so, quando sono andata avanti mi è sembrato un po' too much per i miei gusti personali, quindi ho disfatto il lavoro e ho fatto un'altra lavorazione. Ho pensato, vabbè dai, facciamo lo stesso lavoro ma con la variante bordeaux, magari è meglio. Però in quel caso, come state per vedere nella clip, anziché avvolgere i primi 2 giri ho abbracciato col cordino tutti e 4 i giri e poi ho continuato sul manico, ma anche in questo caso non mi convinceva. Per me, sempre per gusto personale mio, era troppo too much, però decido di mostrarvi queste altre opzioni perché a qualcuno di voi potrebbe piacere e quindi potrebbe prendere spunto, insomma. Alla fine di tutto cosa ho fatto? Lo dico sempre, la semplicità appaga. Infatti sono andata a rifinire semplicemente a punto bassissimo, come vi sto mostrando in video, sia tutto il bordo superiore della borsa sia l'interno di ciascun manico. Però anche qui vi posso mostrare un'opzione. Come è successo nel mio caso, ho detto sì, già ho fatto tantissime prove, che mi costa provare anche col beige, ho provato a punto bassissimo, però anche lì non mi faceva impazzire, ho detto vabbè, lascio tutto bordeaux e lascio l'attenzione sulla lavorazione del punto. E così è successo. Questo qui è il risultato. La borsa si presenta davvero imponente, a mio parere è anche molto elegante, non è necessario irrigidirla davvero, è ben sostenuta, si regge da sola, è perfetta. Questo cordino, lo sapete, io lo amo, lo adoro e chi ama realizzare borse amerà sicuramente questo cordino. Infatti ti consiglio, se ancora non lo hai provato, provalo e poi ci dirai la tua. Questo è il secondo progetto che realizzo con Inda Big, ancora una volta non mi delude e ancora una volta confermo che è un cordoncino per eccellenza, un cordoncino top per la realizzazione di borse, ma non solo, anche accessori e anche per oggetti, decorazioni per la casa. Vi do anche le dimensioni finali della borsa, siamo a 31-32 cm, diciamo, per un'altezza col manico siamo a 34 cm. Vediamo, faccio la prova da qui. No, siamo a 35 cm compreso il manico. Senza il manico siamo a 27 cm e mezzo. Abbiamo anche qui una grande borsa. Anche questo modello è versatile, lo si può sfruttare con tutta tranquillità con jeans, camicetta o anche con qualche outfit un po' più elegantuccio perché la borsa ce lo permette. All'interno si presenta in questo modo. Vi dicevo che non è necessario irrigidirla, assolutamente no, però
siete libere di andarla a foderare ovviamente. Siete liberi anche di applicare un bottone magnetico, perché no, se vi piacciono le borse con la chiusura, da cucire direttamente qui. E se volete portare il progetto sulla spalla, basta applicare semplicemente 2 moschettoni a ventaglio, quelli che utilizzo io, quindi se li avete a disposizione, oppure avete a disposizione a casa anche dei ponticelli, degli agganci, applicateli pure. Potete trasformare il vostro progetto, potete personalizzarlo, ve lo dico sempre, potete aggiungere anche una bella catena. Io, se non avessi fatto questo manico, avrei utilizzato gli accessori oro, quindi basta posizionare ciascun moschettone alle 2 estremità ed una catena ed il gioco è fatto. Volendo potreste applicare gli accessori anche col manico integrato, perché no, viene davvero carino. Però questo non è il mio caso, ho realizzato il progetto interamente in cordino senza utilizzare accessori. Siamo partiti insieme dalla base, vi ho mostrato come realizzarla in maniera semplice, veloce. Anche qui non è necessario irrigidire un bel nulla, quindi davvero top. Sono stracontenta di aver condiviso con voi anche questo progetto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che la borsa Delia vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollice all'insù, commentate questo video, fatemi sapere la vostra. Se provate in da big, se provate a replicare il progetto, mi raccomando, fatemelo sapere, inviatemi le vostre foto, fatemi sapere tramite un commento cosa pensate di questo fantastico cordoncino. Lo sapete, io lo amo. E se anche tu, proprio tu, vuoi provare in da big, sappi che puoi acquistare, puoi reperire il materiale presso uno dei negozi fisici o online che vi ho citato durante l'intro di questo video. È una loro esclusiva, per cui lo trovate presso quei negozi. Come sempre lascio tutti i loro contatti sotto al video nel box informazioni. Io vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con nuovissimi progetti, quindi mi raccomando, non mancate. E per essere avvisati vi ricordo sempre di attivare la campanellina, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sui miei social. Grazie ancora, un bacino a tutti!